Quindi alla fine del video, che è stato senza commento perché su Instagram, apro e chiudo parentesi, seguimi perché puoi partecipare a questi sondaggi, il popolo ha deciso che il video sarebbe stato appunto senza commento, però un paio di considerazioni finali permettetemele. In primo luogo la domanda principale: ma ne valsa la pena fare tutti questi sbattimenti per recuperare quel parquet? Ni. Il concetto di recuperare del legno va sempre bene, assolutamente. Purtroppo ho avuto un rapporto di odio e amore con questo afrormosia, perché in primo luogo è molto difficile da lavorare con utensili manuali. Ho uno scalpello, credo l'8 o il 10, completamente da riaffilare perché me l'ha sbrindellato. In secondo luogo ho avuto molta difficoltà a ottenere delle tavolette di larghezze decenti, perché questo parquet era stato fissato con dei chiodi enormi e quindi una faccia riuscivo a farla tutto sommato buona, ma l'altra presentava sempre dei fori abbastanza importanti da tappare. Fortunatamente un pregio della afrormosia è che si stucca bene, quindi col solito trucco segatura fine della afrormosia più colla vinilica si riesce a stuccare. Del risultato finale sono tuttavia molto contento. Ringrazio Manuel per essere venuto a trovarmi e aver realizzato insieme il pannellino Kumiko. Parlando di pannello Kumiko, uscirà un video nel quale vi metterò anche la dima apposita per realizzare questa trama che ho applicato al mobiletto. Ringrazio in questo caso Marco che appunto si è prestato a progettare e disegnare queste dime, ma uscirà tutto a tempo debito.
Per questo video è tutto, io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi, che è sempre gratis, commentare, lasciare un mi piace. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Che figura di questa giuro la metto, non la taglio, non la giuro, non la taglio. Facciamo il contrario, facciamo.